Gli anni 60 sono stati uno dei periodi storici più importanti per quanto riguarda il cambiamento della società in cui viviamo. Dalla musica al costume, dai diritti civili alla politica, tutto in questo periodo inizia a modellarsi su una forma nuova, più moderna. E tra i movimenti fondamentali dell'epoca, quello della cultura hippie è forse il più caratteristico, con il suo credo fatto di amore, non violenza, condivisione, grandi raduni collettivi a ritmo di pace, amore e musica. Insomma, tutti i presupposti per un futuro solare, luminoso. Presupposti che sono finiti di colpo, un giorno, sotto il caldo sole della California. Mi chiamo Marcello Monti. Benvenuti a Rock and Crime. Questa è la storia del concerto di Altamont. La storia di oggi inizia in un anno particolare, il 1969. La cultura hippie è nella sua massima espressione e sembra poter diventare il modello trainante per portare la società e soprattutto i giovani nel nuovo decennio, gli anni 70. Nello stesso anno, lo storico concerto di Woodstock aveva colpito in maniera profonda l'immaginario collettivo, con più di 400.000 giovani riuniti insieme a portare avanti le nuove idee a ritmo di musica. E la musica era la grande protagonista di quel periodo. Woodstock divenne una grande vetrina per i musicisti più in voga dell'epoca e una grande occasione perduta per chi non aveva voluto partecipare, soprattutto per quelli che avevano rifiutato per futili motivi. I Rolling Stones, per esempio. Il loro leader Mick Jagger, infatti, aveva snobbato l'invito a partecipare al festival preferendo una comparsata in un film, Ned Kelly, che si girava proprio nei giorni previsti per Woodstock. Era il momento di recuperare anche in termini di credibilità, soprattutto verso i fan. Gli Stones decidono quindi di organizzare un altro grande raduno musicale, una nuova Woodstock, ancora più grande e importante e dove possono esibirsi da headliners indiscussi, celebrando così la fine del loro lungo tour. E l'evento dovrà nelle loro intenzioni avere almeno 3 caratteristiche fondamentali. Dovrà essere gratuito, in modo tale da far tacere le lamentele che da più parti sono arrivate riguardo all'elevato costo dei biglietti relativo alle singole date del loro tour. Dovrà essere enorme, in modo tale da offuscare i raduni precedenti e dare ancora più lustro e visibilità agli Stones stessi. Ma soprattutto la location dovrà essere simbolica e celebrare così il cambiamento che sta dilagando in tutto il mondo. E quale luogo è più simbolico di San Francisco, la città dove è nata e si è sviluppata la cultura hippie, il luogo simbolo dei figli dei fiori? E così viene deciso che il festival si terrà nella splendida cornice del Golden Gate Park, all'ombra del famoso ponte simbolo della città californiana. Per riempire il palinsesto dell'evento vennero invitati alcuni dei gruppi più in voga del periodo, alcuni reduci dalla grande esperienza di Woodstock. Santana, i Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young, i Flying Burrito Brothers. Sembra tutto facile, l'ingranaggio organizzativo si mette in moto, ma pochi giorni prima dell'evento, quando tutto sembra pronto per ospitare uno dei più grandiosi festival che la musica ricordi, si presenta il primo intoppo. L'amministrazione della città di San Francisco non concede l'autorizzazione per la manifestazione. Bisogna trovare una nuova location e bisogna farlo in fretta. Mancano 3 giorni circa all'evento e viene individuato un luogo in grado di ospitare il mega concerto. Si tratta di un autodromo situato tra le cittadine di Tracy e Livermore, nella contea di Alameda, vicino a San Francisco. Si chiama Altamont Raceway Park.
La macchina organizzativa si mette subito in moto, ma si scontra subito con un problema che, col senno di poi, si rivelerà fatale: la fretta. Il palco e le strutture tecniche vengono montate in troppo poco tempo e così la gestione dei servizi per i musicisti e per il pubblico. Insomma, il concerto di Altamont non nasce sotto una buona stella. Sono numerosi i problemi che gli organizzatori devono risolvere in un tempo breve, troppo breve. Tra lo staff organizzativo c'è Michael Lang, l'organizzatore di Woodstock, che porta la sua esperienza di gestione di eventi così grandi. Ma anche lui, preso dalla fretta e dalla necessità di chiudere subito almeno l'aspetto strutturale, cade vittima di errori che creeranno guai seri, molto seri. Tra tutti, il problema della sicurezza. La decisione degli organizzatori di Altamont lascia ancora a distanza di anni tutti interdetti. Infatti la security dell'evento viene affidata niente meno che alla famigerata banda di motociclisti chiamata Hells Angels. Viene contattato direttamente il loro fondatore, Sonny Barger, e quest'ultimo garantisce che gli Angels renderanno Altamont un luogo sicuro. Sì, certo, ma a modo loro. Gli Hells Angels, infatti, non sono sicuramente un'agenzia di security, tutt'altro. Come caratteristiche principali hanno quelle di menare volentieri le mani, di essere perennemente ubriachi e, dulcis in fundo, di odiare profondamente gli hippie. E questo è decisamente un problema, se si pensa che il concerto è proprio pensato per loro e che si riverseranno a decine di migliaia nell'autodromo di Altamont. Ma agli organizzatori dell'evento sembra che tutto ciò importi poco. Sono impegnati a chiudere i preparativi il più in fretta possibile e soprattutto a risparmiare soldi, anche sugli aspetti più importanti nell'organizzazione di un evento, come la sicurezza. Infatti agli Hells Angels viene data ampia possibilità di agire in cambio, a livello di pagamento, dell'equivalente di $500 in alcolici. Come dire, in sintesi, ubriacatevi e menate, alla faccia della sicurezza. Altamont si trasformerà ben presto in una continua rissa, sotto e sul palco, che come vedremo avrà esiti decisamente tragici. Ma quello della sicurezza non fu l'unico problema ad emergere prima dell'inizio del festival. Infatti gli organizzatori scoprono che, forse per la fretta, il palco è stato montato ad un'altezza più bassa rispetto a quella standard. Questo errore porterà soprattutto i musicisti ad esibirsi in condizioni di scarsa tranquillità, con lo stage perennemente disturbato e invaso dai fan più agitati. Nonostante tutte le incertezze ed i problemi, Altamont la mattina del 6 dicembre 1969 prende ufficialmente il via. E, come a ribadire che quella sarà una lunghissima giornata, avviene il primo inquietante episodio. E ne è protagonista proprio Mick Jagger, il frontman degli Stones, che, appena sceso dall'elicottero che lo ha portato nell'area dell'autodromo, viene aggredito da un fan in evidente stato di alterazione e che è riuscito ad eludere la sicurezza, per così dire, degli Hells Angels. L'esagitato colpisce Jagger al naso, urlandogli in faccia frasi come «Ti odio». Si scoprirà poi che il motivo del gesto ha origine dalla gelosia. Infatti, la ragazza dell'uomo era follemente innamorata del cantante, scatenando così la furia del fidanzato. Insomma, l'ambiente promette davvero bene. Comunque, nonostante le difficoltà, alle ore 13 il concerto inizia ufficialmente e tocca ai Santana aprire le danze. La band è reduce dal trionfo di Woodstock, dove si è presentata alla grande sulla scena rock mondiale.
E per un momento sembra che la musica possa prendere il sopravvento su tutto, sulle difficoltà organizzative, sui problemi di palco, sulla sicurezza. Ma è un'illusione breve, troppo breve. I Santana non completeranno mai il loro show. Saranno costretti ad interromperlo in segno di protesta. Sì, perché dopo poco dall'inizio della loro esibizione gli Hells Angels iniziano a fare quello che sanno fare meglio: menare le mani. Picchiare il pubblico a destra e a manca, a volte senza un motivo apparente. E le cose, se possibile, cominciano ad andare sempre peggio. Dopo i Santana tocca ai Jefferson Airplane, e qui si entra nel grottesco. Dal palco il cantante della band, Marty Balin, osserva inorridito gli Hells Angels mentre picchiano gli spettatori, e non solo a mani nude, ma usando bastoni e stecche da biliardo come armi contundenti. La sua reazione è di protesta. Urla apertamente ai motociclisti di smetterla. Quella è una giornata di pace, musica, condivisione. Per tutta risposta, gli Hells Angels lo aggrediscono sul palco e colpiscono pure lui, tanto che i Jefferson Airplane devono interrompere bruscamente il loro show e lasciare il palco. Lo spettacolo continua. Ormai la scaletta e gli orari di esibizione non rispettano più quello che è stato stabilito dall'organizzazione, ma tutto è in balia dell'incertezza e dell'energia violenta che si percepisce e si manifesta nell'area del concerto. Sul palco si presenta una formazione nuova, i Flying Burrito Brothers, fondati dall'ex Byrds Graham Parsons, e miracolosamente tutto sembra tornare apparentemente tranquillo. Altamont ritorna ad essere quello che era il progetto, una folla oceanica che vive la musica e la meraviglia di stare insieme. Ma l'illusione è di breve durata. Sul palco sale un altro gruppo simbolo del festival di Woodstock. Si tratta di Crosby, Stills, Nash & Young. Ma purtroppo l'atmosfera e l'energia di Woodstock sono ormai lontane anni luce. Durante l'esibizione scoppiano feroci risse, gravi disordini, e il quartetto simbolo della musica West Coast è costretto ad interrompere molto presto il concerto e a scendere in fretta dal palco, soprattutto per evitare un altro episodio come quello capitato poco prima ai Jefferson Airplane. Ormai siamo a metà del pomeriggio e il palco dovrebbe essere occupato da un gruppo simbolo del movimento hippie e della musica psichedelica di fine anni 60, i Grateful Dead. Ma i Grateful Dead non suoneranno mai ad Altamont, e per un motivo molto semplice. Qualcuno gli avvisa della situazione. Infatti, pochi istanti prima di salire sul palco, la band di Jerry Garcia viene intercettata dal batterista dei Santana, Michael Shreve. Michael avvisa che no, quella non è Woodstock. Lì non troveranno pace, amore, musica e hippie sognanti. Lì ci si troverà in mezzo a violenza, a risse, e si sarà fortunati se si scenderà incolumi dal palco. Per i Grateful Dead la situazione è assolutamente contraria alle loro idee, alla loro etica e filosofia. Decidono quindi di non suonare. E così, alle 16:30 circa del 6 dicembre 1969, sul palco di Altamont si presentano i Rolling Stones, in enorme anticipo sulla scaletta prevista dagli organizzatori del festival. L'esibizione della band inglese rappresenterà l'apice della tragedia di Altamont. È durante il loro show che avviene il tragico omicidio di Meredith Hunter. Meredith Hunter è al concerto di Altamont insieme alla sua fidanzata, Patty Bradehoft. La coppia viene presto presa di mira dagli Hells Angels per un motivo molto semplice. Meredith è di colore e insieme a Patty formano una coppia mista, cosa che nel 1969
è ancora lungi dall'essere accettata completamente dalla società dell'epoca. L'idea di recarsi al concerto fu dello stesso Meredith, attirato dall'atmosfera che si respirava nei raduni dei Figli dei Fiori. Patti Bredehaft, invece, è meno attratta dai grandi raduni e soprattutto dall'atmosfera non proprio tranquilla di Altamont e dopo poco si allontana, tornando alla macchina. A metà pomeriggio Meredith la raggiunge. Stanno per salire sul palco i Rolling Stones in anticipo sui tempi previsti e bisogna assolutamente vederli. Ed è a questo punto che il ragazzo fa una cosa che stupisce e non poco la fidanzata. Apre il bagagliaio dell'auto e prende una pistola. Patty, allarmata, gli chiede il motivo del gesto e Meredith, molto tranquillamente, le spiega che è solo per la sua sicurezza, visto l'aria che si respira al concerto. I due tornano sotto al palco. Intanto i Rolling Stones iniziano il loro concerto, sciorinando la lunga lista dei loro classici. Il riff immortale di Jumpin' Jack Flash apre le danze ed è come un segnale. La folla inizia a spingere e ad avvicinarsi pericolosamente al palco. Gli Hells Angels iniziano ad agitarsi. La tensione diventa immediatamente altissima e già al terzo pezzo, Sympathy for the Devil, la band deve interrompere l'esecuzione. Uno sconvolto Mick Jagger cerca a fatica di calmare le persone e provare a sedare lo spettacolo di risse, spintoni e violenze che vede sotto al palco. A fatica il concerto riprende. Jagger continua ad invitare la gente a stare calma, ad allontanarsi un po' dal palco. Forse non capisce il cantante degli Stones che la maggior parte delle persone sta urlando contro gli Angels, stanca del loro atteggiamento violento e rissoso. Si arriva così al settimo brano in scaletta e al momento che trasformerà l'illusione di Altamont in tragedia. I Rolling Stones iniziano a suonare la celeberrima Under My Thumb, mentre il pubblico vicino al palco sembra un fiume in piena ed agitato, troppo agitato. E molto agitato sembra anche Meredith Hunter, che sotto al palco inizia a dare inescandescenze, per poi compiere un errore fatale. Inizia ad agitare la pistola. Subito un membro degli Hells Angels, Alan Passaro, si lancia su Meredith, atterrandolo. E non solo. Tira fuori un coltello e lo pugnala a morte. Subito viene raggiunto da altri motociclisti che iniziano ad infierire sul ragazzo, colpendolo alla testa anche con oggetti contundenti e finendolo. A questo punto le testimonianze sono discordanti. C'è chi afferma di aver sentito Meredith Hunter esprimere l'intenzione di sparare agli Stones, chi al contrario di essersi difeso dalle continue provocazioni degli Angels. Sul palco gli Stones non si accorsero di nulla e continuarono a suonare. Ci furono però dei testimoni impietosi. Le telecamere, che ripresero per intero la scena e consegnarono impietosamente ai posteri l'omicidio di Meredith Hunter. Ne nascerà un documentario curato dai fratelli Maysles e intitolato Gimme Shelter, dal titolo di uno dei brani più famosi degli Stones. Nonostante le interruzioni, gli inviti alla calma, la confusione caotica sotto il palco e che ha portato anche all'omicidio di Meredith Hunter, i Rolling Stones riusciranno a concludere per intero la loro scaletta, per poi salire alla svelta su un elicottero e lasciare abbandonato al suo destino l'autodromo di Altamont e la sua scia di sangue. Nel giugno del 1971 Alan Passaro fu scagionato dall'accusa di omicidio. Infatti gli fu riconosciuta la legittima difesa. Ma era destino che anche la sua vita si chiudesse in maniera violenta. Infatti, molti anni dopo, nel 1985,
Il suo corpo sarà ritrovato nel lago Anderson, in California. In tasca aveva $10.000 in contanti. La polizia scoprirà che Alan Passaro era dedito al gioco d'azzardo e nel corso del tempo aveva accumulato numerosi debiti di gioco, anche con la criminalità organizzata. La morte di Alan Passaro viene quindi liquidata come un regolamento di conti. Il bilancio finale del Festival di Altamont rappresenterà gli eventi in tutta la loro drammaticità. Una partecipazione di pubblico enorme, circa 500.000 persone, condita però da danni di ogni tipo che verranno stimati in circa $400.000. E purtroppo si conteranno ben 4 morti. Oltre a Meredith Hunter, infatti, perderanno la vita 2 ragazzi investiti nelle vicinanze dell'area spettacoli ed un altro, annegato in uno dei canali di irrigazione. 4 mesi. Solo 4 mesi. È questo il tempo che intercorre tra il Festival di Woodstock, il punto più alto della cultura hippie, dove davvero si era pensato che si potesse cambiare il mondo con la musica, la pace e l'amore, con il festival organizzato dai Rolling Stones. 4 mesi prima che Altamont riportasse tutti alla cruda realtà, facendo crollare nel tempo di un pomeriggio californiano i sogni e le illusioni. 4 mesi nei quali il mondo ha davvero creduto in un'altra possibilità. Marcello Monti vi saluta e vi dà appuntamento ad una nuova storia di Rock and Crime.